Oggi andremo a vedere come rimuovere il tubo freno anteriore nella Fiat Panda 169. La procedura di sostituzione dei tubi freno che illustro qui per quanto riguarda la Fiat Panda 169 può essere però adattata a tutti i tipi di auto, quindi anche se non avete una Fiat Panda 169 potete trarre degli spunti utili da questo video. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video nel canale Segugio Garage. Oggi sono alle prese con la Fiat Panda 169 perché, come mi è stato richiesto gentilmente da uno di voi iscritti, procederò alla sostituzione dei tubi freno anteriori. Questa è un'auto che ha più di 15 anni, i tubi freno hanno 250.000 km, non sono particolarmente usurati, ma una sostituzione non fa male, anche perché il costo dei due tubi freno è di circa 13 euro cada uno. Come al solito vi invito a non effettuare questi lavori da voi stessi, ma di rivolgervi sempre ad un professionista del settore. Vi invito ad iscrivervi al canale, nel frattempo ad attivare la campanellina e a lasciare un mi piace se questo video vi sarà piaciuto. Andiamo quindi a vedere subito il materiale occorrente. Andiamo a vedere il materiale che occorre per effettuare la sostituzione dei due tubi freno anteriori nella Fiat Panda. Quindi, oltre ai due ricambi costati 13 euro cada uno, vi metto il link ovviamente in descrizione, c'è bisogno, dopo aver sostituito i tubi, di qualcosa per effettuare lo spurgo dell'aria tramite il compressore che genera il vuoto qui dentro e praticamente permette di tirare via l'aria. Poi c'è anche questo flacone che viene messo in orizzontale sopra la vaschetta del liquido dei freni e va praticamente a ricaricarla automaticamente man mano che si svuota. Ovviamente del liquido dei freni, perché verrà perso, quindi dovrà essere ripristinato il livello. Io controllerò anche con questa penna, già che ci sto, la quantità di acqua presente nel liquido dei freni. Questa penna infatti mi permette di calcolare la percentuale di acqua presente nel liquido dei freni, che è un liquido che attira acqua, è igroscopico. Questo liquido dei freni ovviamente è anche, corrosivo per le vernici, ma non è bene farlo cadere sulla pelle, quindi meglio mettersi dei guanti. In più io utilizzo per i tubi freno queste particolari chiavi che praticamente sono aperte e, rispetto alle classiche chiavi a forchetta, permettono di offrire più facce. In questo caso sono 4 facce al dado e quindi evitano soprattutto che vada a spanarsi. Ovviamente il link a questi prodotti, tutto questo materiale, lo lascio qui sotto in descrizione e nel primo commento di questo video. Ora, visto un po' il materiale, andiamo a vedere l'auto, che dovrà essere sollevata con il crick e dovranno essere messi 2 cavalletti, uno per lato. Io ovviamente farò vedere un solo lato, ma la sostituzione dei tubi freno ovviamente è uguale sia in questo lato che in quell'altro. Rimossa la ruota, andiamo a vedere un attimino dov'è il tubo freno. Parte praticamente da qui ci sta questa linguetta che verrà estratta. Io ora qui metterò un po' di WD-40 e qui utilizzerò quella chiave che vi ho fatto vedere prima, infilandolo da sopra e svitando questo dado qui. Questo è il tubo freno, qui c'è una clip che va rimossa con le pinze a becco che tiene il tubo freno lungo l'ammortizzatore e qui va ad inserirsi sulla pinza freno. Qui metterò altro WD-40 e qui abbiamo invece il tappino di spurgo che
alla fine apriremo per far uscire l'aria. Quindi per ora sistemo un po' di WD-40 e lascio agire. Anche un po' qui perché la gomma sarà indurita. Possiamo controllare nel frattempo il tubo freno vecchio, ma nel mio caso non ha particolari spacchi, a parte questa gomma qui protettiva che è rotta, ma non vedo particolari tagli. Ovviamente poi a banco andrò a vedermelo meglio. Lasciamo agire quindi 5 minuti. Nel frattempo apro il vano motore e andiamo a vedere dove è la vaschetta dell'olio. Ora il livello è giusto perché è segnato qui massimo ed è praticamente in corrispondenza. Lo copro perché comunque c'è umidità e potrebbe finire qui dentro. Ho fatto lo stesso anche ovviamente dall'altra parte. Eccoci in abitacolo. Adesso vediamo un modo per evitare che una volta staccato il vecchio tubo freno gocci dell'olio, del liquido dei freni. Per far questo utilizzo un monopiede, ma potete usare tranquillamente un bastone, qualcosa di regolabile, che andiamo a mettere sul pedale del freno e a puntarlo contro il sedile. Così il pedale del freno è premuto di un paio di centimetri e quando andrò a togliere, ad aprire il tubo freno vecchio, non goccerà dell'olio. Ecco, esattamente qui, quando andrò a svitare questo dado con questa chiave che si infila qui e poi dovrò girare ovviamente in senso antiorario, scenderà dell'olio. Ma con quel metodo che abbiamo visto prima di mettere un bastone, appoggiare, a tenere premuto il pedale del freno, l'olio dovrebbe scendere veramente poco o nulla, e tale da permettermi la sostituzione del tubo freno senza fare un macello per terra. Vado a fare un controllo, come già detto prima, della percentuale di umidità presente nel liquido dei freni con questa penna molto economica che ho acquistato in rete. Praticamente, togliendo il tappo, devo andare ad immergere questi due puntali e premere qui sopra. Adesso la percentuale è di 0. Si accende solo il primo pallino, quindi il liquido è ancora in buone condizioni. Infatti, ok, minore di 1% di acqua. Quindi questo era giusto un piccolo esperimento e un controllo per vedere se il liquido dei freni fosse in buone condizioni, ed infatti lo è. Per quanto riguarda la sequenza di smontaggio del tubo freno e del successivo rimontaggio, staccherò quindi prima questa parte per poi poter svitare comodamente, facendolo ruotare su se stesso, quest'altra parte. Per il rimontaggio sarà l'esatto contrario: avviterò ruotandolo su se stesso e quindi avvitandolo sulla pinza la parte finale del tubo, e successivamente andrò a riattaccarlo qui sopra e rimetterò la sua linguetta. Con la 11 vado a svitare in senso antiorario questo dado. Ecco. Adesso che ho allentato questo dado, vado a rimuovere con una pinza a becco questa linguettina e concludo. Ovviamente è un po' sporco di terra e andrebbe pulita un po' questa filettatura. Vediamo che non goccia neanche un po' di liquido freni. Cerchiamo di non far entrare sporcizia qui. Proseguo con lo smontaggio del tubo freno vecchio, allentando questa molletta qui con una
classica pinza a becco, e faccio uscire il tubo del freno da questa forchetta. Qui è una 14, svitato, quindi ora faccio ruotare tutto il tubo su se stesso in questa maniera. Finisco di rimuovere il tubo, ovviamente scenderà un po' d'olio dalla pinza dei freni, e metto sotto la vaschettina e uno straccio. Prendiamo il ricambio, questo è il nuovo tubo freno, andiamo a confrontare con quell'altro. La lunghezza è esattamente la stessa. Quello vecchio, nonostante l'impegno, non ho trovato particolari tagli, incisioni, graffi, screpolature, a parte questa parte protettiva. Per il montaggio, come detto prima, procederò partendo da sotto, quindi avvitandolo su se stesso. Vado a serrare. Ovviamente qui si va molto a sensazione, bisogna comunque stringere. Continuo inserendolo nella forchetta, rimetto il suo gancetto, ok, ed infine vado a attaccare il tubo, diciamo, in gomma con il tubo in metallo. Diamo una pulitina alla sede prima di rimettere il tubo. Possiamo dare una pulita a tutto dalla terra con un detergente freni. Si inserisce il tubo e si fa entrare all'interno del tubo in metallo. Ora piano piano avvito procedo alla stretta finale. Devo assicurarmi che, diciamo, questa parte del tubo del freno che ha questo dado vada ad incastrarsi perfettamente e quindi non vada a ruotare e vada ad offrire resistenza all'avvitamento. Ok, adesso non resta che andare a mettere la linguettina. Mi aiuto con il manico di un martello per farla entrare, quindi ora è ben saldo. Adesso la ruoto leggermente per estetica. Ok, adesso sono soddisfatto. Quindi con la sostituzione del tubo freno abbiamo concluso. Ora tocca alla fase di spurgo, ma prima io vado a farmi l'altro lato, in maniera tale da tenermi lo spurgo come procedura finale. Adesso che ho riconnesso i due tubi freno,
vado a togliere questo accrocchio e liberare il pedale del freno. Provo con questo flacone a metterlo in questa maniera, aprendo il rubinetto dovrebbe autoricaricarsi da solo. Dopo esserci assicurati di avere la vaschetta di riempimento dell'olio sempre ben carica, vado a utilizzare questo apparecchietto che va attaccato, quindi come già detto prima, al compressore. Io utilizzo in esterno un compressorino da 24 litri che è più che sufficiente, quindi vado a inserirlo e all'altro capo ho messo questo adattatore. Si trovano tutti nella confezione e ho visto già che questo adattatore calza perfettamente sul nipplo di spurgo. Praticamente attaccherò questo direttamente sulla valvolina e poi vado a attivare con questo grilletto e si crea, diciamo, il vuoto, perché per suzione verrà espulsa l'aria da questo flacone che si riempirà ovviamente con poche dita di olio. Utilizzo una chiave da 8, tolgo il tappino e allento per vedere, per assicurarmi che sia correttamente apribile. Inserisco l'adattatore in questa maniera e vado ad aprire, a prepararmi ad aprire, però nel frattempo attivo l'aspiratore. Probabilmente partirà anche il compressore, essendo un compressorino piccolino. Vediamo già un dito di olio, quindi io chiuderei. Vediamo che si è riempito di un po' di olio, sufficientemente per far sì, per poter dire che non c'è più aria, quindi l'aria che era presente nel tubo nuovo è stata eliminata. Stacco l'adattatore, rimetto il cappuccio, ovviamente mi assicuro nuovamente che il nipplo è ben serrato e eventualmente pulisco un po' di questo liquido che è caduto. Ovviamente faccio lo stesso anche dall'altro lato. Questo olio va smaltito ovviamente. Per quanto riguarda la vaschetta, vediamo che è ampiamente riempita e il livello della bottiglia è ancora abbastanza piena per 3 dita. Quindi ora vado a chiudere il rubinettino e vado a controllare un attimino il livello, che è un po' troppo sopra, quindi adesso vado a fare lo spurgo all'altra parte e ne approfitto per riportare contemporaneamente al livello giusto. Per facilitarmi ovviamente porterò la pinza verso l'esterno girando il volante. Al termine dei 2 spurghi assicuriamoci che il livello massimo, che è scritto qui, sia raggiunto e procediamo a chiudere finalmente
il tappo. Prima di rimetterci in marcia assicuriamoci che il pedale non sia spugnoso e quindi ci metta in grossissimi problemi, quindi dobbiamo accendere e vediamo che il pedale ha riacquistato subito la sua durezza. Eccoci cari iscritti, giunti al termine di questo ennesimo video sulla Fiat Panda 169. Io ora devo rimontare semplicemente le gomme e chiuderle con la dinamometrica. Se questo video vi è stato utile vi invito a mettermi un bel mi piace e ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. In più lasciate anche un commento qui sotto per farmi sapere se avete mai fatto la sostituzione dei tubi freno. Con questo vi saluto, alla prossima!